Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Questo video mi mancava anche perché negli anni scorsi non ne ho utilizzate molte piante del genere, però quest'anno ho deciso di acquistarne due e adesso vi parlo di come funziona e perché funziona meglio la melanzana innestata. Allora, melanzane, io di solito le faccio per me, quest'anno non ci sono riuscito, come avrete visto se mi seguite su Instagram, e sono arrivato tardi, quindi un po' le ho comprate, qualcosina di mio piccolino. Cercavo le melanzane tonde, ne ho un po', ne volevo ancora, non le ho trovate. Allora ho voluto prendere, anche per prova, due di queste qui. Sono melanzane innestate, sono ovviamente di orto mio, quindi andiamo sul sicuro. Vi volevo parlare un attimino del perché si fanno le melanzane innestate e su cosa si innestano. Allora, se vedete qui, alla fine del tronco c'è un'escrescenza. Ecco, questo è il punto di innesto. Si usa un portainnesto, che è la pianta sotto, e poi si usa la pianta da innestare, che in questo caso è una melanzana. La pianta che si usa come portainnesto può essere o di pomodoro, sempre della famiglia Solenacee ovviamente, o di Solanum, ci sono vari tipi di Solanum, che anche quelle sono delle Solenacee, il famoso albero delle melanzane. Una volta che i due tronchi hanno raggiunto una dimensione simile, si possono innestare con alcune tecniche e almeno su questo tipo di piante qui il successo è quasi sempre garantito. Io non ho mai provato, dico la verità, però è una cosa che se riesco a procurarmi il Solanum proverò sicuramente. Allora, i vantaggi di una pianta del genere: perché si innesta la melanzana? La melanzana si innesta prima per dare più vigore alla pianta, secondo per proteggerla da alcune malattie, renderla più forte e dare frutti maggiori a parità di piantine, nel senso che se io avessi due piantine uguali, però questa innestata e quella normale, questa mi rende molto di più, perché il portainnesto ha una vigoria diversa dal resto del tronco. Quindi lui viene innestato direttamente su un portainnesto che è già adulto, diciamo così, e quindi la pianta parte subito. Ora questa pure va potata. Vi lascio qui in sovrimpressione il video che avevo fatto sulla potatura della melanzana. Queste sono le famose femminelle, io le tolgo e diamo forza alla pianta. Una pianta del genere, vedete questa qui addirittura c'è già i primi frutti, parte subito come vi dicevo e diventa molto alta, più alta di quelle normali, più velocemente, e bisogna incannarla, bisogna fissarla con un tutore nel terreno, dopo ve lo faccio vedere. Un'altra accortezza da tenere presente quando la si trapianta nel terreno è quello di non coprire il portainnesto con la terra. Il portainnesto deve stare sempre fuori dal terreno, altrimenti la pianta rischia di marcire e di morire. Qua ne abbiamo un'altra. Andiamo a vedere adesso come si trapianta nell'orto e poi chiudiamo il video e vi faccio vedere un attimino ancora come la fisso con i tutori. Siamo qui nel mio cassone misto, melanzane e mais, sempre in consociazione. Queste le ho acquistate sempre di orto mio, le mie più piccoline sono in un altro cassone. Qui ho lasciato un posto libero qui, e vediamo subito la messa a dimora e come mettiamo il tutore. Visto che il panetto di terra è bello generoso, gli faccio una bella buca. Questo è bagnato perché ha piovuto fino a ieri. Allora, vedete, qui abbiamo le radici che stanno uscendo fuori dal vaso, quindi adesso, per non rovinarle, piano piano le distendo, cerco di farle entrare dentro. Ecco, qualcuna si romperà, pazienza. Voilà, si muove un attimino. Guardate, stava già soffrendo sta piantina qui, guarda. Vi ricordo che io quest'anno sto sperimentando la coltivazione nel compost direttamente, seguo un po' la filosofia no dig, il Charles Dowding. Quest'anno mi sono convertito anima e corpo a quella filosofia lì. Ecco qua. Come vi dicevo, è importante che il punto di innesto stia fuori terra, quindi più di tanto non la possiamo coprire, e al pari dei pomodori è importante che le foglie non tocchino il terreno. Vedete questa foglia qui? Se la lascio fa risalire le muffe su per la pianta e quindi potrei poi avere un attacco di peronospora. Quindi la tolgo e via.
le altre non toccano terra, vanno bene così. Vediamo adesso il tutore, è una semplice canna. Ecco qua. Quest'anno il mio orto tra l'altro è completamente plastic free, non uso più plastica per legare, per fare niente. Uso il cordino, questo è un cordino naturale, lo uso per legare i pomodori, per legare le canne, le piante. A fine stagione, se li raccolgo bene, se no li lascio nel terreno, poi si decompone, insomma. Voilà. Ci lascio ben più di un dito perché questa diventerà grande, non so neanche se mi basterà questa canna. La faccio vedere, andiamo fin qua su, sarà un 70-80 cm, vediamo un po' dove arriva, eventualmente poi ne aggiungerò un'altra, farò un doppio sostegno. Mettiamo sull'altra. Qua su questa ala gocciolante ho una distanza di 20 cm tra un foro e l'altro. Ho messo il mais per andare in consociazione, l'ho messo al centro perché prevedo ovviamente che il mais diventi alto, mentre le melanzane rimarranno più piccoline, quindi non mi darà fastidio per la luce. Qui poi ho messo altri tipi di colture, ho messo dei meloni. Stesso discorso di prima, ormai le radici qua sono uscite fuori. Mi dispiace sempre vedere le piante così, guarda, dà un fastidio. Questa è diversa, è violetta, l'altra è nera. Ho preso apposta diverse per vedere un po' come si sviluppano, come reagiscono. Quelle bianche invece a me non piacciono. Ecco qua. Anche qui ovviamente il punto di innesto l'ho lasciato fuori. Canna. Perfetto, e adesso giusto in fondo. Ecco qua, adesso sì, abbiamo fatto un bel lavoro. Allora chiudo il video con i pro e i contro di una pianta del genere. Vediamo subito i pro, che ha poco spazio, con 3-4 di queste ha fatto, se attecchiscono, se vengono su bene, se non ci sono malattie, con 3-4 di queste praticamente ha fatto la scorta di melanzane per tutto l'inverno. Queste producono veramente getto continuo, a patto di avere ovviamente un terreno ben concimato, stallatico pellettato, sola bio, quello che volete, e quindi chi ha poco spazio questo è obbligatorio. Anche in vaso queste vanno benissimo, a patto appunto di avere un bel pane di terra, un vaso abbastanza grosso. Il contro, una pianta del genere costa 3,50 €. È tanto, è poco, è una scelta un po' personale. Io ne ho prese due perché appunto vi dicevo, volevo provare, un po' perché cercavo le tonde e non le trovavo, ne approfitto per studiarle, per vedere un po' come funzionano e via. Queste ovviamente sono più resistenti alle malattie di quelle normali, ma ciò non toglie che io darò loro i tristi prodotti come sempre. Coprirò le foglie, caolino, bentonite e tannino di castagno e le proteggerò dalle malattie, soprattutto quelle fungine e dalle cimici. Bene dai, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, fatemi contento e iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Siete in tanti, siete sempre di più, mi fa molto piacere. Mi potete seguire anche su Instagram e su Facebook, giornalmente pubblico qualcosa di nuovo. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.